Ciao a tutti. Ciao. E benvenuti a un nuovo video di Sardegna World. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e a lasciare un like se il video vi piace. Oggi ci troviamo a Cala Golorizze. Abbiamo fatto hill trekking, per chi di voi ci segue da tanto sa benissimo che l'avevamo già fatto, ma abbiamo deciso di rifarlo in una versione ancora più bella e spettacolare da vedere. Quindi restate con noi, godetevi il trekking e godetevi questa bellissima spiaggia che si chiama Cala Golorizze. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ok, siamo all'ingresso di Baunei, adesso cerchiamo la strada per arrivare su alla serpentina che ci condurrà verso Cala Golorizze. Ok, arrivati al centro troviamo qua Supramonte Golorizze, Cala Golorizze, questa salita, il cartello dice destra e da qua inizia la serpentina. Guardate quanto è stretta la strada. Finita la serpentina, adesso proseguiamo, ci troviamo a circa 650 metri sul livello del mare. Ciao piccolini. Dopo la serpentina e tornanti, circa 4-5 km, ci ritroviamo all'ingresso di Cala Golorizze del parcheggio. Infatti, come potete leggere nel cartello, c'è proprio scritto Sentiero Golorizze. Eccoci qua. Ciao. Siamo pronti, scarpe, pantaloni, giubbotto, tutto quello che serve per affrontare al meglio questo trekking. Macchina parcheggiata, adesso partiamo. Vi ricordo che nel periodo estivo, cioè dal 1 giugno al 30 settembre, la spiaggia è a numero chiuso. Possono entrare massimo 250 persone con una permanenza massima di 90 minuti in spiaggia. L'ingresso costa 6 euro e potete prenotare l'ingresso dall'app Heart of Sardinia a partire dalle 72 ore prima antecedenti all'escursione. Ok, abbiamo iniziato il sentiero, adesso vi faccio vedere un attimino la cartellonistica cosa dice. Cala Golorizze, percorso di 3,52 km. Altitudine punto di partenza siamo a 402 metri. Superata la cartellonistica trovate una salita fatta di pietre, modellata anche, come potete vedere, ritoccata da chi della zona favorisce a poter salire tranquillamente. La giornata è bellissima, non c'è un filo di vento in questo momento, molto azzeccata. Ci sono circa 13 gradi, le massime saranno sui 18 verso l'ora di pranzo. Ok, superata la prima salita, che vi toglie un po' il fiato, c'è un bellissimo tratto pianeggiante che vi permette di riprendere fiato e di riposare un po' le gambe. Spettacolo, bellissimo. Guardate che posto. Bellissimo. Ok, riprendiamo il percorso dopo questa bellissima visuale su tutta la vallata e adesso proseguiamo il nostro trekking. A questo punto qua sicuramente c'è stato qualche cedimento del terreno perché si vede proprio che è stata proprio una frana. Proseguiamo con le prime discese abbastanza ripide. Mia moglie ha già ricordato che cosa ci aspetta al ritorno. Bellissima questa
grotta scavata dentro la roccia. Guardate qua che bello. Questo per l'inverno, sicuramente per gli animali è un buon punto dove ripararsi, magari in quelle giornate di pioggia. Guardate la mia mano. La discesa prosegue. Bellissima giornata, ribadisco. Sole, pochissimo vento, quasi niente, proprio una leggerissima brezza. Penso che ci siano 15-16 gradi, ho guardato prima il telefono. Dovremmo essere più o meno a metà strada. Parlando di alimenti, consiglio di portare almeno 1,5 litri d'acqua. Se fosse periodo estivo anche 2 litri a persona. Per un discorso di cibo portate quello che volete, giustamente panini tramezzini sono le cose più pratiche, pizzette, però non dimenticatevi di portarvi magari una banana, qualche cioccolato o caramelle zuccherate, soprattutto non sia perché il rientro è tutto salita, quindi c'è bisogno di zuccheri nell'evenienza che a uno gli venga un abbassamento di pressione. Guardate qua questa parete. Piccola grotticina creata per gli animali dove possono trovare rifugio. Bellissima, il sentiero proprio si insinua dentro queste piante e poi vi si apre l'altra bellissima creazione da parte dell'uomo, giustamente per valorizzare ancora di più questo spettacolo. Questo l'ha fatto la natura e l'uomo ci ha messo un tocco suo. Adesso possiamo benissimo reputarlo un recinto magari che già in antichità si usava per chiudere gli animali e oggi sicuramente gli animali nelle giornate più burrascose, come detto anche prima, trovano riparo. In mezzo a tutte queste rocce crescono questi alberi imponenti che vivono una tranquillità spensierata veramente, indisturbati, infatti crescono così belli e splendidi. Intanto Vanessa ha già rischiato per la 6ª volta di cadere. Faccio un appello, vorrei interpellare il carissimo presentatore di Freedom. Come si chiama il presentatore di Freedom? Quello che chiama sempre Omar, che gli dice di stare attento. Omar si chiama Roberto Giacobbo. Ecco, mi sento un po' lui in questo momento qua, dove praticamente a mia moglie ogni 2 minuti gli devo dire stai attenta, occhio qui, occhio lì, occhio là. Guardate qua che bellezza. La maestosità della natura. Qua siamo completamente all'ombra. Bellissima la vegetazione, veramente stupenda. Sentite anche gli uccellini. L'ultima parte di tratto che abbiamo fatto fino adesso ci ha allontanati dalla vista del mare, ma tra poco si inizia a vederlo. Eccolo là, si inizia a vedere il bellissimo mare. Un altro bellissimo albero che trovate lungo il tragitto. Cosa ti è appena successo? Ho perso l'equilibrio. Che sta diventando un'abitudine. Perdere l'equilibrio, mi conveniva fare un'assicurazione sulla vita prima di fare questo trekking. Adesso iniziano le discese un po' più ripide, infatti guardate qua, c'è mia moglie che ogni passo che fa rischia la via. Eccola là, l'avete vista? Ah? Ve l'ho detto io. Oggi fortunatamente il vento non c'è, ma quel giorno lì guardate cosa è successo. Vedete il pezzo dove si è staccato? È enorme, guardate qua, si passa proprio sotto.
Visto, Vanessa è passata letteralmente sotto e Vanessa è alta 1,90 e non è che scherza. Non so se arriva a 1,50 Guardate che bellissima parete, spettacolare, bellissimo veramente, guardate che imponenza. Il sentiero prosegue, adesso qua abbiamo un tratto ghiaioso, molto scivoloso, bisogna stare attenti. Vanessa sta già ridendo. Così, inquadro anche lei perché tanto da un momento all'altro potrebbe dai, diciamo potrebbe. Cosa? Oh Dio mio. Cosa raccontaci di questa esperienza? Vabbè. Ti è arrivato un messaggio, sicuramente sarà l'assicurazione che hanno attivato la polizza. Diciamo che questo trekking sarà più un video comico che illustrativo. Rischiare ogni 2 secondi la vita, eccola là. Se continuiamo così, sto trekking non lo fa più nessuno. Siamo arrivati all'arco che trovate lungo il tragitto. Si presuppone che il masso di sinistra sia completamente cascato e rotolato da lassù fino ad arrivare qua giù, fino a schiantarsi su quest'altra parete rocciosa immensa che troviamo sulla destra. Avete visto il drone come ha simulato l'andamento di questa roccia fino a sbattere qua? Bellissimo. Adesso proseguiamo dentro l'arco e proseguiamo il nostro cammino verso Cala Golorizze. Guardate come sbuca imponente davanti a noi. Qua troviamo di nuovo la scritta Golorizze. Sentite che facce. Anche qua d'estate ombra uguale salvezza. Qua è veramente molto fitta. Qua è fittissima, guardate qua. La guglia di Cala Golorizze. Proprio sotto la guglia trovate dei tavolini per picnic dove potete banchettare tranquillamente e mangiarvi il panino. Ricordatevi però giustamente di non abbandonare i rifiuti e di rispettare la natura e anche gli altri animali viventi. Guardate qua. Ok, quando siete sotto la guglia significa che siete praticamente arrivati. Ancora qualche passo e ci siamo. Finalmente possiamo dire di essere a Cala Golorizze. Finalmente siamo arrivati, adesso appoggiamo gli zaini e scendiamo giù in spiaggia. Sono circa le 11:30, una buona parte si trova già all'ombra, come potete vedere la guglia sul mare crea quell'ombra appuntita, anche perché a febbraio il sole non sale proprio allo zenit, quindi rimane sempre un po' più a sud e più basso. Guardate che bella scalinata fatta apposta per chi viene qua giù. Guardate qua che spettacolo.
Ed eccoci qua. Questa è una piccola spiaggetta che si trova nella parte più a sud di Cala Golorizze. Là trovate il bellissimo arco. Ok, bellissima, lasciamo la spiaggia di Cala Golorizze e adesso ce ne andiamo verso l'arco. Questo è il sentiero che costeggia la spiaggia. Che spettacolo. Guardate che colori il mare. Che spettacolo. Adesso scendiamo piano piano, ci troviamo già sopra praticamente la parte più alta dell'arco e bisogna stare attenti anche ai rami e magari sfruttarli per aggrapparci, anche perché con una mano c'ho la telecamera per voi, con l'altra mi arrangio. Ecco qua, vedete? Eccolo là. Zoomato si vede ancora meglio. Vedete l'arco? Qui sulla destra. Si vedono anche i pesci nuotando nell'acqua. Bellissimo. Per chi di voi si stesse domandando come mai stiamo venendo qua, abbiamo una bellissima sorpresa per voi. Un posto nascosto, una bellissima grotta che dobbiamo assolutamente mostrarvi. Poi la vista dall'arco verso la spiaggia è qualcosa di spettacolare veramente. Proseguiamo nella discesa sull'arco. In mezzo a questi bellissimi ginepri. Guardate questo che bello. Come si instaura benissimo con questa vegetazione. E adesso vi posso già dire che siamo belli che arrivati, perché se ci giriamo verso destra potete ammirare uno squarcio nella roccia dove noi adesso entreremo e vi faremo vedere questo spettacolo della natura. Vanessa sta già entrando. Pian piano entriamo. Vanessa è un po' più piccolina di me, quindi viene più semplice. Guardate questa grotta spettacolare sopra l'arco. Peccato che non c'è il sole in questo momento. Lasciamo la bellissima spiaggia di Cala Golorizze, adesso
risaliamo piano piano, vediamo se lui torna con noi. E niente, lasciamo la spiaggia di Cala Golorizze, ve l'abbiamo mostrata in lungo e in largo. Adesso rientriamo, ci facciamo 2 risate insieme, anzi voi vi fate magari 2 risate, noi ci facciamo il bu, non si dice. E niente, arrivati alla macchina tiriamo le conclusioni. Ciao! Tom e Jerry, aiuto! Quindi adesso praticamente voi siete belli comodi, vi siete guardati il nostro video, però adesso a tornare tocca solo a noi. La guglia è sempre qua. No, stavo dicendo che la salita inizia a farsi sentire. No, è vero. Perché c'è la salita. Allora cosa abbiamo fatto? Non l'ha capita, però vabbè, fregata. Per il momento è tutto bene. Sì. Piano piano, si va piano. Adesso vi spiego cosa è successo stamattina. Praticamente è successo che Vanessa doveva portare le banane e invece non le ha portate. Siccome questo trekking lo dovevamo fare un paio di giorni fa, poi il tempo non era quello che avevano detto, quindi abbiamo rinviato. E praticamente mi sto consolando sapendo che come arriva la macchina c'è un 5 cereali da mangiare, ora un po' di zuccheri, ma non è che li abbiamo portati, no, se l'ha dimenticati l'altra volta, quindi praticamente sono salvo perché si è dimenticata di dimenticare di toglierlo dalla macchina e quindi dimenticando molte volte le cose vanno meglio. Non ferma più nessuno, guardate là, si è alzato pure le maniche. Il rientro non è semplicissimo, il problema del rientro è che è tutto salita, quindi è quello che comunque non ti dà mai tregua con un punto pianeggiante. Niente, salita. Non c'è la banana. No. Cioè io praticamente sono venuto a fare il trekking senza alimenti, mia moglie si è lasciato tutto a casa. Ci siamo mangiati un pezzo di pane di ieri e un pezzo di formaggio che c'era dal trekking precedente. Smettila. Abbiamo avuto la bellissima sorpresa di poter vedere le capre selvatiche che abitano in questa zona. Eccoci qua. Ciao. Finalmente la macchina. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Una bella salita al ritorno. A sto giro non è andata malissimo, dai, pensavo peggio. Il rientro ci siamo fermati 2-3 volte. Sì. 2-3 volte a bere, dai. Poi ho Riposare fatto un pochino le gambe. riposare un po' le gambe, ho fatto qualche altra ripresa a drone e niente. Concludiamo dicendo che l'acqua è essenziale, almeno 1,5 litri a testa, nonostante il periodo che non è ancora caldissimo, quindi se già beviamo adesso figuriamoci d'estate. Avevo un po' di attrezzatura io, lei aveva l'acqua e i viveri, quindi ci siamo un po' divisi il peso. Io non avevo il Mavic, avevo l'FPV, quindi ho risparmiato anche peso in questo trekking. Essenziali le scarpe da trekking, assolutamente. Terreno scivoloso, la mattina abbiamo riscontrato un po' di acqua, quindi era molto scivoloso sulle rocce e poi anche la ghiaia è scivolosa. 1,5 litri d'acqua, abbigliamento se possibile da trekking e niente, noi adesso vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!